Buongiorno a tutti. Allora parliamo un po' di informazione, per così dire, a proposito di alcuni temi di grandissima attualità. Cominciamo con questa catastrofe epocale del Giappone e con le miserie dei nostri opinionisti spacciati per esperti a proposito del nucleare. Io non sono un esperto, quindi non voglio minimamente entrare nei dettagli tecnici di quello che è successo, che sta succedendo, che magari scopriremo fra qualche giorno a proposito delle centrali nucleari giapponesi definite a rischio dallo stesso governo, che ha evacuato ampie zone circostanti e ha avviato operazioni di decontaminazione ambientale e anche personale su molte persone che durante quell'esplosione, quell'emissione di nubi si sono trovate nella zona. Vedremo che cosa è successo. La cosa interessante è che prima ancora di avere la più pallida idea di che cosa fosse quella nube, alcuni noti opinionisti del nulla si sono subito premurati di farci sapere che non era successo nulla, anzi che il sesto terremoto più devastante della storia dell'umanità, come facciano poi a dirlo non si sa, ha dimostrato che il nucleare è sicuro, anzi è la più sicura delle fonti energetiche. Beppe Grillo sul sito ha già infilato una serie di supercazzole. Fini, Casini, Prestigiacomo, ma non solo. Memorabili quelle dell'ottimo Chicco Testa. Vediamo se la trovo. Intanto c'è quella meravigliosa di Umberto Veronesi. Le centrali nucleari sono sicure, chi è contrario è fermo a una vecchia mentalità ideologica che si basa su presupposti sbagliati. Complimenti. Valerio Rossi Albertini del CNR. Le fughe radioattive mi sentirei di escluderle. Nella peggiore delle ipotesi si tratta di materiale contaminato da radiazioni, ma non ci sarà il cosiddetto effetto Chernobyl. Paolo Clemente, responsabile del laboratorio rischi naturali Enea. I sistemi di sicurezza si spengono automaticamente. E così è accaduto in Giappone. Solo in uno questo meccanismo non ha funzionato a regola d'arte. Ops! La posizione del governo italiano sul nucleare rimane quella che è, non è che si può cambiare idea ogni minuto. Fabrizio Cicchitto, certo, quando mai hanno cambiato idea questi, no? Uno che era socialista lombardiano adesso sta con Berlusconi, non si può mica cambiare idea ogni minuto. In fondo piduista era, il piduista rimane, infatti è il capogruppo del partito fondato da un piduista. Peccato che non riesco a trovare quella di Chicco Testa, ma ah, eccolo qua. Forse. Ah, Chicco Testa ha chiamato sciacalli quelli che parlano della fuoriuscita di radiazioni dalle centrali nucleari. In Giappone, eccolo qua. Gli impianti nucleari hanno retto, hanno dimostrato di tenere botta. È una tragedia enorme. Abbiamo visto diversi impianti chimici e di gas in fiamme. Mi sento di dire che al momento gli impianti nucleari hanno retto botta, si sono messi automaticamente in sicurezza
e l'unico problema a un impianto si è verificato per mancanza di energia elettrica. Vedremo nei prossimi giorni, ma sono fiducioso. Chi trae spunto da questa tragedia per fare polemica sul nucleare è uno sciacallo, visto che ci troviamo di fronte a uno dei più grandi terremoti della storia del mondo. Questo la dice lunga sul livello di certi politici e credo che la dica lunga anche sul livello di Testa, che naturalmente era un ambientalista antinuclearista e adesso è diventato uno sponsor vivente, un uomo sandwich vivente del nucleare. Ma attenzione, perché il bello deve ancora venire. Il meglio ve lo lascio proprio in fondo. Siamo al quasi meglio. Franco Battaglia, esperto, così vengono sempre qualificati questi professori. Questo è Il Giornale, pagina 8 di sabato. Troppe bugie sul nucleare, le centrali restano sicure. Posso immaginarmi, quando il Giappone fu colpito dal sisma del 2007, la Repubblica, con non poco cinismo, titolava in prima pagina "Terremoto in Giappone, fuga radioattiva". E poi aggiunge che perfino Chernobyl era una barzelletta. Chernobyl non sarebbe stata alcun incubo se non fosse stato per coloro che hanno scientemente e colpevolmente fatto passare per tale un evento che, ancorché il più disgraziato occorso nel settore di produzione elettronucleare, ne ha dimostrato in modo inequivocabile l'assoluta sicurezza. Capite? La prova che il nucleare è sicuro è Chernobyl, dice l'esperto Battaglia. E poi aggiunge: di Chernobyl avremo occasione di riparlare, visto che il mese prossimo ricorre il 25° anniversario e immagino già con quali carnevalate, certo, si ricorderanno le vittime. E quindi è come a carnevale, le risate, no? A ricordare Chernobyl, perché Chernobyl è la prova che il nucleare è sicuro, dice l'esperto Franco Battaglia. E voi capite che di fronte a questi esperti anche chi non ci capisce niente si sente esperto, perché per quanto inesperto sarà sempre più esperto degli esperti, no? Adesso dice: figuriamoci con sto Giappone, no? Si insisterà di nuovo, i mezzi italiani di informazione, parola grossa, ma è così che si chiamano, insisteranno sull'allarme nucleare e probabilmente non mancheranno di segnalare l'incendio di un edificio che ospita una turbina nella centrale nucleare di Onagawa. Già, non mancheranno di segnalare questo incendio. Sarebbe meglio non segnalarlo, però purtroppo si sa come sono fatti questi giornali, no? Questi mezzi di informazione segnalano gli incendi nelle centrali. E si sa com'è fatta la gente, che quando vede del fumo uscire da una centrale scappa, no? Facendosi prendere da questa emozionalità, da questa irrazionale paura indotta appunto da questi maledetti mezzi di informazione, o indotta anche da quello che vedono. Sapete com'è la gente semplice. Battaglia invece sarebbe rimasto lì sotto, no? Ci sarebbe fatto una super pista, no? Una super sniffata, un aerosol, no? I fumenti avrebbe fatto con i fumi della centrale di Onagawa, ma suppongo che eviteranno di specificare che era quella una turbina di un impianto non nucleare. Già. Spero di sbagliare le mie supposizioni, ma voi verificate: i reattori nucleari sono progettati in modo da spegnersi automaticamente alla prima sollecitazione sismica. Insomma, prevede l'esperto Battaglia, avremmo la prova, ahimè sperimentale. I reattori nucleari sono non sicuri, ma sicurissimi in ordine al timore terremoti. Quello di ieri, peraltro, è il seguito di uno occorso 3 giorni fa, sempre in zona di intensità 10 volte maggiore a quello dell'Aquila, e di cui nessuno si è sentito il dovere di avvisare nessuno, visto che non ha avuto conseguenze, men che meno sugli impianti nucleari. Potremmo dire di avere elementi a sufficienza per affermare che la densità di popolazione e il carattere sismico del nostro territorio sono, a essere generosi, argomentazioni deboli per sostenere contrarietà all'installazione di reattori nucleari anche nel nostro paese? Forse sì, ma poco importa. I mezzi italiani di informazione, parola grossa, ma è così che si chiamano, non smetteranno di proporci quelle argomentazioni, ne sono sicuro, ecco.
la previsione di battaglia sotto il titolo "Troppe bugie sul nucleare, le centrali restano sicure, i catastrofisti si scateneranno nel descrivere scenari apocalittici, ma la verità è un'altra. Gli impianti nipponici hanno retto bene e restano un modello per tutto il mondo". Vi ho detto che avrei lasciato alla fine di questa piccola rassegna stampa il meglio del meglio, perché qui siamo di fronte a un esperto che tutto il mondo ci invidia, ancora più di Bertolaso. Titolo: "Nucleare sicuro, è la prova del 9". È comparso anch'esso sabato 12 sul Messaggero, il giornale della famiglia Caltagirone, impegnata nel ramo costruzioni. Sempre importante saperlo chi sono gli editori di questi giornali. Nonché suocero di Pier Ferdinando Casini, grande sponsor anche lui del nucleare, che infatti ha ancora recentemente invitato il governo a darsi da fare nella costruzione delle famose 10 o 20 o 50, non si è mai capito bene quante, centrali nucleari annunciate da Scajola e poi misteriosamente disperse. Bene, scrive il grande esperto, poi vi dico chi è. Quando ancora eravamo alle prime notizie del tremendo sisma che si è abbattuto sulla costa nordorientale del Giappone, ecco che i siti e le agenzie italiane hanno iniziato a diffondere notizie sull'allarme nucleare. Orbene, se allo stato degli atti una prima cosa si può dire è che proprio la terribile intensità del fenomeno abbattutosi sul Giappone ci consegna una nuova conferma del fatto che in materia di sicurezza di impianti nucleari i passi in avanti compiuti negli ultimi decenni sono stati notevolissimi, tali da reggere nella realtà dei fatti senza creare pericoli per ambienti e popolazioni. Proprio l'impatto di eventi terribilmente fuori scala, quale quello verificatosi e come prescrivono appunto le norme, nel cui rispetto si costruiscono oggi centrali atomiche. Il Giappone ha 54 centrali in esercizio, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, centrali che coprono un quarto del fabbisogno elettrico del paese, come si può regolarmente verificare, eccetera, eccetera. Il Giappone è uno dei paesi da sempre più impegnati nella piena trasparenza di quanto avviene nei suoi impianti, proprio per l'elevatissimo rischio sismico di una parte rilevante del suo territorio, attraversato da linee di faglie di zolle tettoniche oceaniche e continentali, ha realizzato i suoi impianti adottando criteri antisismici sempre più alti nei decenni, e questo è vero. Ed è questo il motivo per il quale le procedure automatiche di arresto dei reattori si sono subitaneamente attivate in 4 centrali nell'area nord-orientale colpita dal sisma epicentro oceanico. In altre 2 più distanti, comunque entro 7 minuti è stato disposto il blocco, in altre 5 ancora più lontane, comunque entro 20 minuti le autorità giapponesi hanno disposto il fermo di sicurezza per una completa verifica della tenuta di ogni parte degli impianti. Nella centrale di Onagawa, tra le 4 il cui fermo è stato automatico, è stato subito estinto un incendio dovuto a cortocircuiti elettrici in una turbina non interna al circuito di raffreddamento del materiale fissile e dunque senza nessun rilascio di scorie pericolose. Per un'altra centrale, quella di Fukushima, la più vicina a Sendai, su cui si è abbattuto lo tsunami, è stata comunque disposta l'evacuazione della popolazione entro i 2 km di raggio, come previsto dalle procedure nel caso, eccetera, eccetera. Fino a ieri sera i giapponesi hanno continuato a confermare all'AIEA che nessun rilascio di materiale pericoloso radioattivo risultava segnalato. I media internazionali, in altre parole, hanno amplificato, senza troppo comprendere, la prima notizia rilasciata da Tokyo, relativa allo stato di emergenza nucleare proclamato dal governo di Tokyo prima che fosse trascorsa un'ora dall'evento. È una procedura standard di sicurezza per eventi sismici superiori all'intensità 5 della scala Richter, e qui siamo a un'intensità 8-9 di energia letteralmente spaventosa, come documentano le immagini che tutti abbiamo visto. Stiamo parlando del 7° evento tellurico, prima ho detto 6°, Giannino dice 7°, dite quello che volete, tanto non vi smentirà nessuno, che abbia mai colpito il mondo, da che abbiamo strumenti e serie storiche per rilevarli. Eppure le centrali hanno tenuto, si sono rivelate molto utili le lezioni apprese alla maggiore centrale atomica operante al mondo, quella di Kashiwazaki, una potenza superiore agli 8, eccetera, eccetera. L'impianto tenne, ma in quel caso furono i violentissimi movimenti oscillatori a determinare lo sversamento di 1,2 metri cubi di acqua da una piscina per il combustibile, piripì piripà. Possiamo trarre 3 prime conclusioni.
una delle ragioni per cui le centrali elettronucleari costano tanto è proprio la sicurezza, ma come si vede sono soldi ben spesi. 2. Le norme di sicurezza vigenti in Europa sono altrettanto ferree di quelle giapponesi. 3. L'Italia ha vaste zone sismiche, ma i fenomeni non sono della magnitudo di quelli giapponesi. Viene da toccarsi, no? Quando si leggono queste cose. Assistere ieri su molti siti italiani antinuclearisti a come si sovrapponevano sulla cartina dell'Italia le aree a rischio sismico e quelle addirittura a rischio, per tentare di dimostrare che il nucleare non possiamo permettercelo, è solo una dimostrazione di crassa ignoranza tecnologica. Bene, se andate a vedere i giornali di stamattina, 3 giorni dopo le previsioni di battaglia del Messaggero, che adesso vi dico chi ha firmato, eccetera, eccetera, troverete titoli come, sto parlando del Corriere della Sera, cioè un giornale favorevole al nucleare, al ritorno al nucleare, emergenza in 4 centrali, l'allarme per i reattori surriscaldati a rischio di fusione è stato esteso, prevista un'altra scossa devastante nelle prossime ore, strano perché in Italia ci avevano detto che i terremoti non si possono prevedere e nemmeno prevenire. Dottore, siamo contaminati, tra gli sfollati in fila per il test. Ora il Giappone teme la pioggia radioattiva, 4 centrali nucleari danneggiate, l'energia è razionata. Un muro di cemento contro il rischio di sindrome cinese, la battaglia per fermare la fusione del nocciolo, emergenza nucleare, rischi troppo alti, eccetera, eccetera. E poi c'è il nostro governo. No a ripensamenti emotivi. Adesso vi dico chi è il genio che ha scritto quelle belle cose, intitolate Nucleare sicuro è la prova del 9. Bene, questo signore è Oscar Giannino, che molti di voi sicuramente conoscono perché è molto presente nelle televisioni e si fa riconoscere rispetto agli altri ospiti dei talk show per indossare sempre delle mise variopinte sul rosso fuoco, sul verde pisello, sul giallo limone, insomma colori sgargianti, bastone in mano, barba, baffi, calvizie, insomma occhialetti. Oscar Giannino. Uno che ha scritto una cosa del genere, così clamorosamente disattesa nei giorni successivi, dico che dovrebbe sparire per carità, ma insomma nascondersi per qualche giorno nella speranza che nessuno lo noti, che è stato proprio lui a scrivere queste cose, nucleare sicuro è la prova del 9, beh, sarebbe suggeribile, ma in Italia sapete che nessuno paga mai per le smarronate che fa, per le previsioni che sbaglia, per le analisi sballate. E bisognerà pur domandarsi come si orienta un'opinione pubblica quando coloro che la dovrebbero informare sono del livello di quelli che vi ho appena letto, perché non c'è soltanto l'informazione asservita alla politica, alle banche, c'è anche l'informazione asservita sulle questioni più tecniche, che sono poi quelle sulle quali l'uomo della strada, mi compreso naturalmente, è più carente di informazioni e quindi è chiaro che è proprio su quelle faccende che si va a cercare l'esperto per farsi un'idea. Per fortuna non sono tutti così, naturalmente. Oggi c'è un ottimo pezzo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera e Sergio Rizzo spiega che qui il problema non è dire il nucleare non si fa perché è successo quel che è successo in Giappone. Bisogna essere onesti e dire che non esistono centrali nucleari sicure, dopodiché un popolo di masochisti o di amanti del brivido o di gente che è stufa di vivere può anche decidere di riempire il proprio paese di centrali nucleari, naturalmente. L'importante è che non ci si racconti la barzelletta
del nucleare sicuro, del nucleare moderno. Per quanto moderno e sicuro, e sicuramente quello del Giappone è il più moderno e il più sicuro, perché i giapponesi li conosciamo, non è mai sicuro, perché la natura riserva sempre delle sorprese, a volte belle, a volte brutte. Chi parla di nucleare sicuro o è molto disinformato o è molto interessato, o molto interessati sono i suoi padroni, che naturalmente si stanno tuffando a capofitto tutti quanti nel grande business degli appalti del nucleare. E intanto, scrive Rizzo, a 24 anni dal referendum del 1987, dove gli italiani decisero basta con il nucleare, tutti i partiti dissero no al nucleare, a parte il piccolo partito repubblicano. I socialisti, gli stessi socialisti che oggi sono al governo con Berlusconi e ci raccontano che bisogna tornare al nucleare, i socialisti furono contrari al nucleare. Martelli, e insieme agli ambientalisti e ai radicali, proposero il referendum contro il nucleare. Bene, a 24 anni da quel referendum non è mai stato presentato un piano energetico nazionale e dica agli italiani come pensiamo di alimentare nei prossimi anni le fabbriche, i treni e i frigoriferi. E ricorda che nel frattempo abbiamo inquinato il paese riempiendo le tasche ai petrolieri e poi ci siamo accorti, magari andando agli spettacoli di Grillo, che la Germania produce 70 volte più energia solare dell'Italia, anche se naturalmente la Germania ha molto meno sole d'Italia. E quando ci siamo avventurati nel campo delle rinnovabili, che non sono naturalmente la soluzione unica e definitiva per coprire il fabbisogno, ma sono una delle soluzioni che andrebbero prese in considerazione, le abbiamo trasformate in truffe. Vedi le gigantesche truffe dell'eolico. Da questo punto di vista siamo all'avanguardia nella disinformazione e nella contraddittorietà del comportamento della nostra politica. Intanto si continua a discutere nucleare sì, nucleare no, senza raccontare alla gente che il nucleare, anche se ritornasse in Italia, lo rivedremmo fra una ventina d'anni, visto che tanto è il periodo necessario per individuare i siti, costruire le centrali, ammesso e non concesso che si trovino i soldi. Insomma, le avremo quando probabilmente tutto il mondo si sarà indirizzato su altre fonti energetiche molto più moderne e quelle sì, molto più sicure o meno insicure. La domanda naturalmente è: come fa un'opinione pubblica a formarsi un'opinione informata quando coloro che dovrebbero aiutarla sono appunto del livello che abbiamo visto poco fa? Stessa cosa succede naturalmente quotidianamente su tutto quello che ci occorre sapere e capire per farci un'idea e formarci un'opinione. I titoli fuorvianti dei giornali, i messaggi che passano continuamente su giornali e soprattutto televisioni. Stasera torna Giuliano Ferrara a proposito di messaggi fuorvianti, si rincorrono e si inseguono ed è diventato ormai praticamente impossibile neutralizzarli tutti perché sono troppi, c'è un volume di fuoco impressionante. Pensate soltanto al povero Santoro che vede alcune persone che gli stanno fotografando dentro casa, dice a questi signori di allontanarsi e questi se ne vanno per giornali a denunciare di essere della protezione civile, come se la protezione civile avesse il compito di fotografare dentro le case dei privati. Eppure i giornali, mi è piaciuto molto un titolo semplicemente incredibile del Corriere della Sera, che diceva: Santoro scambia la protezione, uomini della protezione civile per dei fotografi. Ma se vedi uno con la macchina fotografica che ti fotografa dentro la tua proprietà, cosa vuol dire che lo scambi per un fotografo? È ovvio che se ha la macchina fotografica e sta fotografando dentro casa tua è un fotografo, no?
o altri titoli come quello di oggi, che riprende naturalmente una delle tante scemenze dette da Maria Stella Gelmini ieri sera, Che tempo che fa. La sinistra va in piazza per la scuola pubblica ma manda i figli alle private. Non so se avete notato l'assoluta cazzata che c'è in questo concetto. Cioè praticamente questa poveretta, stiamo parlando di una che per diventare avvocato ha dovuto andare a dare l'esame a Reggio Calabria, essendo di Brescia, evidentemente in previsione del fatto che a Brescia, conoscendola, non l'avrebbero promossa, e altrimenti dovrebbe spiegarci che cosa c'è di tanto meritocratico, no? Perché l'avete sentita ieri sera che diceva il 68, basta con l'egualitarismo, il 6 politico. Io non so dove sia il 6 politico del 68 nel 2010, ma comunque nel 2011, ma comunque lei è convinta che c'è il 68 in questo momento in Italia, e quindi che la gente fa le lauree collettive, ottiene il 6 politico, eccetera, eccetera, e ha detto basta, meritocrazia, no? Ecco, sarebbe stato interessante che qualcuno le facesse delle domande sul suo esame, che qualcuno le facesse delle domande, in particolare sul suo esame di Stato a Reggio Calabria, per capire che cosa c'è di meritocratico nell'andare in Calabria per un esame che dovresti dare a casa tua, cioè a Brescia. Ma pensate la cazzata, no? Di dire che c'è gente che manda i figli alla scuola privata e poi manifesta per la scuola pubblica, e in questo lei vede una contraddizione. Stiamo parlando di una cretinata assoluta. Se levassero i treni, se levassero i tram, se levassero le metropolitane, ci sarebbero proteste. Perché? Perché è semplicemente assurdo negare i trasporti pubblici alla gente. Dopodiché uno dice, ma perché tu manifesti a favore del treno se poi vai in macchina? Ma io vado in macchina perché faccio quel cazzo che mi pare. Dopodiché sono favorevole al treno, al taxi, alla metropolitana. Ma cosa vuol dire? Uno solo perché è favorevole al treno o all'autobus non può prendere la macchina? Giustamente è stata opportuna l'obiezione di Fabio Fazio, che ha ricordato una frase di Giovanotti, il quale pare come un genio rispetto alla Gelmini, il quale ha detto: ma io sono favorevole all'acqua pubblica anche se poi mi vado a comprare l'acqua minerale. Non è che il governo può permettersi di avvelenare l'acqua nei rubinetti dei cittadini per costringerli a comprare l'acqua minerale. Dopodiché c'è chi è favorevole all'acqua pubblica e dopodiché si compra l'acqua minerale, ma saranno cazzi suoi? Io non posso manifestare per la scuola pubblica e poi mandare mio figlio dove mi pare. Ma io mando mio figlio dove mi fa, sto dicendo io a caso, i miei figli vanno alla scuola pubblica naturalmente, ma se la scuola pubblica facesse schifo io li manderei alla scuola privata e mi batterei per una scuola pubblica che non fa più schifo. Ma che cosa vuol dire? Non c'è nessuna contraddizione. Ci sono un sacco di persone che erano favorevoli al divorzio e non per questo hanno divorziato. Un conto è il diritto delle persone a divorziare, un altro conto è che tu poi sei obbligato a divorziare perché eri favorevole al divorzio. Ma diamo i numeri. No, per dirvi che cosa passa nelle teste vuote di queste ministre e dei giornali che gli vanno dietro, invece di analizzarle dal punto di vista clinico. E concludo, ma ne abbiamo già parlato diverse volte, con tutti gli input che ci arrivano a proposito della riforma cosiddetta della giustizia. Ieri ho sentito il ministro Alfano, che era praticamente in TV a reti unificate, dall'Annunziata e poi alla 7 la sera, dire alcune notevoli cazzate, tipo per esempio che nel 1987 si è fatto un referendum sulla responsabilità civile dei giudici, perché i giudici quando sbagliano devono pagare di tasca loro, come i medici, come i chirurghi che sbagliano. Intanto nell'87 il referendum sulla responsabilità civile dei giudici, che passò, era unito a un pacchetto di altri referendum, fra cui quello che aboliva il nucleare. Allora un governo che se ne infischia del referendum dell'87 sul nucleare e tira dritto sul ripristino del nucleare senza chiedere agli italiani se nel frattempo hanno cambiato idea, è curioso
che sventoli il referendum dell'87 solo per quanto riguarda la responsabilità civile dei giudici. Ma state attenti, perché se vedete i sondaggi si scopre che 2 italiani su 3 sono favorevoli alla parte della riforma Alfano che fa pagare personalmente ai giudici i loro errori, perché molte persone pensano che oggi i giudici non paghino per i loro errori o per i loro delitti, perché ci stanno raccontando da anni che c'è il CSM, l'organo di autogoverno, che giudica i giudici, quindi i giudici si giudicano da soli, si assolvono sempre, fanno quadrato, fanno corporazione, fanno casta, e quindi è ora di finirla. Il cittadino vittima di errore giudiziario deve poter denunciare il giudice che gli ha fatto un torto, un abuso, e ottenere da lui personalmente il risarcimento, esattamente come il cittadino quando va a farsi un'operazione. Se il medico sbaglia l'operazione, il cittadino ha diritto a denunciarlo e a rivalersi su di lui. Questo è quello che ci raccontano, un discorso che fa molta presa. Dice: ma m'ha messo in galera, non c'entravo niente, deve pagare. Per questo poi ottengono sondaggi favorevoli su una riforma del genere. Si pensa cioè che i giudici non vogliano pagare per i loro errori, non paghino per i loro errori, e che il referendum dei radicali e dei socialisti dell'87, che li voleva costringere finalmente a pagare per i loro errori, sia stato tradito e disatteso dalla lobby dei giudici, che ha costretto i politici a non far pagare ai giudici i loro errori. E allora forse è il caso di raccontare le cose come stanno. Non è vero niente quello che è stato detto. Il referendum dell'87 prevedeva la responsabilità civile dei giudici quando sbagliano per dolo o per colpa grave. Il dolo cosa vuol dire? Che l'hai fatto apposta a sbagliare. La colpa grave che cos'è? Che non l'hai fatto apposta perché non hai preso tutte le precauzioni. Hai mancato gravemente ai tuoi doveri, perché pur non volendo fare un torto a quello o quell'altro imputato o indagato, però non hai preso tutte le precauzioni per evitarlo, e questa è una colpa. È colposo il tuo errore, cioè non è doloso, non è intenzionale, ma comunque è una tua responsabilità, perché spettava a te evitare di fare quell'errore, facendo meglio le indagini, leggendo meglio le carte, capendole meglio, eccetera, eccetera. Quindi, questo diceva il referendum, ci vuole una responsabilità civile, cioè bisogna che le vittime dell'errore vengano risarcite in sede civile. Il referendum non è stato affatto tradito, è stato tradotto in legge dall'allora maggioranza, che erano il pentapartito democristiani socialisti, che avevano promosso il referendum, e gli altri, che stabilì quanto segue: il cittadino che ritiene di avere subito un errore giudiziario può fare causa allo Stato. Lo Stato, se perde la causa, risarcisce il cittadino che è rimasto vittima di errore, e poi, se quell'errore dipende da dolo o colpa grave del magistrato o dei magistrati, potrebbero essere i 5 della Cassazione, i 3 della Corte d'Appello, o il magistrato singolo, se è un PM, se è un GIP, se è un GUP, quello che è, lo Stato si rivale sul giudice o sui giudici per far pagare a loro il danno che ha anticipato lo Stato al cittadino vittima. Questo dice la legge oggi. Il fatto che poi lo Stato, inefficiente com'è, si dimentichi di chiedere conto ai magistrati che sbagliano, non è stabilito dalla legge, dovuto al fatto che lo Stato è inefficiente. Perché deve essere lo Stato in prima battuta a risarcire i danni al cittadino vittima di errore giudiziario? Perché il magistrato mica è un privato cittadino, mica è un professionista, mica è un libero professionista che agisce per conto suo. Il magistrato rappresenta lo Stato
Il pubblico ministero si chiama pubblico ministero proprio perché è pubblico, cioè rappresenta l'istituzione Stato, rappresenta la giustizia. Non è il pubblico ministero Tizio, Caio, Sempronio. Il pubblico ministero si mette la toga proprio perché in quel momento non è lui, in quel momento è la giustizia, è lo Stato, è l'azione penale. Il giudice, idem, non è mica che fa le sentenze in veste di Marco Travaglio o Pinco Pallino, è la giustizia che esercita le sue funzioni, quindi in nome dello Stato. Ecco perché non ci dovrebbe mai essere discussione, diciamo, tra l'interesse pubblico, che è quello rappresentato dal pubblico ministero e dal giudice, e l'avvocato, che è invece una parte privata, sia che rappresenti le vittime, cioè la parte civile, sia che rappresenti l'imputato o l'indagato. Loro rappresentano i clienti che li pagano. Il pubblico ministero e il giudice rappresentano tutti noi. Un interesse generale, lo Stato. Se però il magistrato sbaglia per dolo o per colpa grave, lo Stato deve chiamarlo a risarcire perché ha fatto un danno sia alla vittima dell'errore giudiziario sia a tutta la collettività. Ha addirittura rovinato il buon nome dello Stato. Un magistrato che appositamente arresta uno che non dovrebbe arrestare, appositamente intercetta uno che non dovrebbe intercettare, appositamente condanna uno che sa essere innocente o rinvia a giudizio uno che sa essere innocente o indaga, perquisisce e si accanisce contro uno che lui sa essere innocente, oppure che è talmente incapace, colpa grave, che gli fa tutti questi danni perché non è buono a fare il suo mestiere. È ovvio che lo Stato deve rivalersi nei suoi confronti e deve far pagare a lui il prezzo dei suoi errori. E oggi la legge consente che questo avvenga, prevede che questo avvenga proprio in seguito al referendum di 24 anni fa. Perché non può essere oggi il cittadino che si sente vittima di un errore giudiziario a denunciare direttamente il magistrato che lui asserisce avergli fatto il danno? Perché il magistrato non può ogni giorno subire denunce da un cittadino per quello che lui ha fatto nell'esercizio delle sue funzioni. Il magistrato deve decidere, dicevano i latini, sine spea ac metu, cioè senza speranze di vantaggi da quello che fa e senza paura di ritorsioni per quello che fa. Non deve avere nessuna aspettativa né positiva né negativa. Perché? Perché altrimenti non è libero di decidere secondo la legge e secondo la sua coscienza. Se sai che domani arresti uno e dopodomani quello ti può denunciare personalmente, se quel qualcuno che devi arrestare è un poveraccio, lo arresti lo stesso. Ma se quel qualcuno che devi arrestare è un potente, ci pensi 3 volte prima di arrestarlo. E invece tu dovresti semplicemente valutare se ci sono i presupposti per arrestarlo o no, senza timore di denunce, se lo fai, o senza speranza di favori o di applausi o di regali, se non lo fai. Ecco perché ci deve essere lo Stato in mezzo. È lo Stato che riceve le denunce, paga l'eventuale danno e se il danno è stato creato da un giudice che ha sbagliato per dolo e colpa grave, lo chiama a rispondere. Ma è così oggi, Che cosa cambia in futuro? Che direttamente, personalmente, l'imputato o l'indagato, che ritengono di aver subito un errore giudiziario, possono denunciare il magistrato, personalmente. Ora, voi sapete che il magistrato non è un chirurgo, o un medico, o un falegname, o un idraulico. Se viene l'idraulico a casa mia per aggiustare il lavandino e me lo devasta, io gli chiedo i danni.
Se vado dal chirurgo per farmi operare e quello mi rovina, io gli chiedo i danni. Ma io non vado dal magistrato a chiedergli di processarmi. Io non mi scelgo il magistrato, mentre io mi scelgo il chirurgo, mi scelgo l'elettricista, l'idraulico, il falegname, eccetera, eccetera. Il chirurgo, il medico, hanno il compito di salvarmi la vita, hanno il compito di migliorarmi la salute, di rimettermi in salute. Il magistrato non ha nessun compito se non quello di, nel penale, stabilire se uno ha commesso reati oppure no, nel civile, di stabilire in una controversia fra due soggetti chi ha ragione e chi ha torto. Pensate com'è diverso il medico che fa il suo mestiere bene, dà grande soddisfazione al suo paziente, gli salva la vita, lo riporta in salute. L'idraulico che fa il suo mestiere bene dà grande soddisfazione al suo cliente, perché? Perché non gli funzionava il rubinetto e adesso funziona. L'elettricista, se fa il suo dovere, se fa bene il suo mestiere, dà grande soddisfazione al suo cliente che lo paga. Perché? Perché prima non ci vedeva, era al buio e adesso accende la luce. Falegname che fa bene il suo mestiere dà grande soddisfazione, perché? Perché mi serviva una libreria e guarda che bella libreria mi ha fatto. Li pago per questo, li ho scelti prendendo informazioni e li ho pagati per fare una cosa buona che mi serve. Il giudice non lo scegli, non lo paghi e soprattutto non è lì per dare soddisfazione, è lì per fare giustizia, che è una cosa diversa. Il giudice, il magistrato in genere, si crea sempre dei nemici. È suo preciso, è una conseguenza inevitabile del suo mestiere crearsi dei nemici. Pensate al giudice civile che dirime la controversia, la lite di condominio, la lite di confine, la lite fra debitore e creditore. Ci sono due parti che dicono entrambe di avere ragione e chiedono al giudice di dargliela. Il giudice non può dare ragione a tutti e due. E non può neanche dire non ha ragione nessuno dei due. Deve dire per forza che ha ragione uno o ha ragione l'altro. Quindi uno dei due sicuramente lo scontenta. E uno dei due sicuramente il giorno dopo si incazza. E uno dei due sicuramente, se può farlo, lo denuncia, dicendo avevo ragione io e tu hai dato ragione all'altro. Idem nel penale. Non è che un cittadino capita davanti al pubblico ministero così per sport, perché il pubblico ministero vuole dargli un'occhiata. Se uno capita davanti a un pubblico ministero o a un giudice, è perché c'è una denuncia, c'è il sospetto che abbia commesso un reato. Quindi quando incontri un pubblico ministero, non è che dici speriamo che mi faccia una buona operazione, speriamo che mi faccia una buona libreria, speriamo che mi faccia un buon impianto elettrico, speriamo che mi salvi la vita. Sei mica tu che sei andato a chiedere un servizio a lui, è lui che ti ha chiamato perché sei sospettato di un reato. Quindi ovviamente non è che diventi amico del pubblico ministero, la tua unica speranza è che il pubblico ministero faccia giustizia e che se la sua indagine è fatta bene, il processo è fatto bene, l'udienza preliminare è fatto bene nei vari gradi di giudizio, alla fine tu abbia giustizia, se sei colpevole condannato, se sei innocente assolto. Idem se sei vittima di un reato e lo vai a denunciare. Vai a denunciare, mica scegli il pubblico ministero, fai la denuncia, l'indagine finisce a Tizio, che però è pubblico ministero, rappresenta l'ufficio del pubblico ministero, presenta lo Stato, e poi se è vero che hai subito il reato e se si trovano le prove, farà condannare quello che ti ha fatto il torto. Se non si trovano le prove, o se proprio tu avevi torto, allora la persona che tu hai denunciato verrà assolta. Quindi una su due ti incazzi se ritieni di essere vittima e la magistratura non riesce a darti giustizia o stabilisce che non sei vittima, e una su due ti incazzi se vieni indagato
e poi vieni condannato, anzi ti incazzi pure se vieni indagato e poi vieni assolto, perché comunque ti hanno tenuto a bagnomaria per un bel po' di tempo. Il giudice avrà sempre dei nemici, è inevitabile che abbia dei nemici, è pagato apposta per chiamare la gente nel penale a rispondere di reati e nel civile a dar ragione a uno e torto a un altro, quindi comunque decida scontenterà sempre qualcuno. Nel penale o scontenta la vittima o scontenta l'imputato, nel civile o scontenta una parte o scontenta l'altra. Figuratevi se le parti che sono scontente potessero denunciare il giorno dopo il singolo magistrato. I magistrati, per non avere grane, semplicemente non farebbero più nulla, non prenderebbero più alcuna iniziativa. È questa la magistratura che vogliamo? Vedete come è facile suggestionare le persone, il giudice che ha sbagliato paghi. È già così. È giusto che a pagare sia subito lo Stato e che poi in caso in cui il giudice abbia dolosamente o gravemente colposamente sbagliato, allora faccia pagare a lui i danni, ma mai consentire al privato cittadino di denunciare il giudice, perché altrimenti i giudici, per evitare denunce e grane, visto che fanno migliaia e migliaia di processi, avrebbero migliaia e migliaia di denunce, nessuno vuole avere migliaia e migliaia di denunce, semplicemente non farebbero più nulla. È questa la giustizia che vogliamo? Basta saperlo. Purtroppo per saperlo non si riesce a capirlo guardando certi programmi televisivi o leggendo i giornali. Bisogna approfondire e non sempre quelli delegati all'approfondimento sanno quello di cui stanno parlando. Per cui anche la cosa più facile, che sembra più di buon senso, il giudice che sbaglia paga, in realtà nasconde una propaganda che è difficile da smontare perché richiede più tempo, è un problema complesso e non può essere compresso in una trasmissione televisiva o un articolo di giornale. Diffidate sempre di tutto ciò che vi sembra semplicissimo. Quando vi raccontano che c'è una cosa semplice, cercate di andare a vedere anche quello che c'è dietro, sviluppiamo un po' di spirito critico e soprattutto impariamo a sceglierci gli esperti che lo sono per davvero e non sono servi di qualcuno. Passate parole, buona settimana, grazie.